Vi siete mai chiesti perché proprio in questi giorni sentite il bisogno di scardinare vecchie abitudini mentali che prima ci facevano sentire al sicuro? Avete la sensazione che le vostre vecchie certezze stiano lasciando il posto a qualcosa di completamente nuovo? Buongiorno a tutti, io sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Vi do il benvenuto nel mio canale di magia stellare evolutiva. È un piacere avervi qui, quindi benvenuto in questo spazio di riflessione e risveglio. Oggi voglio parlarvi di un passaggio astrologico potente e irreversibile. Plutone è già da un pezzo è entrato nel segno dell'Acquario, ma è in un grado particolare, il quarto grado del segno Acquario, e siamo giunti al punto di non ritorno. Plutone ha superato la soglia del portale. Se nel Capricorno aveva demolito le istituzioni esterne, in questi primi 4 gradi dell'Acquario la sua energia sta iniziando a demolire le istituzioni della nostra mente, i dogmi che ci siamo autoimposti, che abbiamo acquisito come convinzioni limitanti e quant'altro nel corso della nostra vita, ma proprio per cambiare per l'inizio di una nuova era, come vedremo proprio anche nel significato anche di aggancio. Ma prima vediamo il significato esoterico dei 4 gradi, che è la squadra del destino. Perché Plutone è proprio a 4 gradi? In numerologia il numero 4 è il numero della materia consacrata allo spirito, è il numero della stabilità, del quadrato, della base della piramide, il 4 come punto di ancoraggio. Plutone a 4 gradi non sta più solo pulendo come ha fatto a 0, 1, 2 gradi e 3 gradi. Ora, proprio al numero 4, al grado 4, sta costruendo, sta piantando i 4 pilastri del nuovo tempio dell'umanità. Se la vostra vita sembra crollare è perché Plutone sta cercando un terreno solido, eliminando la sabbia delle illusioni per trovare la roccia su cui edificare il proprio futuro. Ma il numero 4 è associato anche al quarto raggio, che è l'armonia attraverso il conflitto. Non dimentichiamo quindi che questo raggio, il quarto raggio, è proprio il raggio dell'umanità. Plutone a 4 gradi ci mette davanti a una sfida suprema, è l'equilibrio tra gli opposti, è il momento in cui il dolore o il conflitto devono trasformarsi in arte e bellezza, ovvero in armonia. Quindi, mentre ascoltate il vostro segno, i 4 gradi rappresentano la vostra nuova solidità. Plutone sta testando se le vostre fondamenta sono fatte di ego o di anima. Se reggono a 4 gradi, reggeranno per tutta la era dell'Acquario. Infatti noi siamo entrati nella nuova era dell'Acquario sotto la direzione del maestro Saint-Germain e l'inizio della nuova era dorata, perché questo cambiamento, come vedremo anche con l'aggiunta di Saturno e Nettuno, comunque sono molto importanti per un cambiamento a livello dell'ascensione della madre terra, perché è indietro di moltissimi anni, per la fattispecie circa 5.000 anni, e deve occupare il posto giusto che le compete nella galassia. Quindi passiamo al dialogo sacro, che è la personalità e l'anima. Per capire cosa sta succedendo nella propria vita, dobbiamo interrogarci con i governatori. Qui avviene la vera battaglia spirituale. Qui c'è il grido di Urano, governatore del segno Acquario, che in questo caso rappresenta l'elettricità celeste che agisce sulla personalità. A 4 gradi Urano dice: io voglio la libertà totale ora. Spinge Plutone a farci sentire in gabbia nelle nostre vecchie vite. E qual è l'effetto? Ci si sente nervosi, insonni, irritabili, con la voglia magari di mandare tutto all'aria. E qual è la trappola? Se si resta solo qui, si schiavi di una ribellione senza scopo, una frustrazione interna che ci fa sentire magari insoddisfatti della propria vita, proprio perché non si cerca
il cambiamento, non si osa uscire magari dalla zona comfort che bene conosciamo per iniziare un cambiamento. L'individuo quindi che si separa dal mondo perché si sente superiore ma resta solo. Plutone a 4 gradi brucia chi si isola nell'ego, ma c'è il canto di Giove che è governatore esoterico, quindi in questo caso rappresenta l'anima, ma alziamo lo sguardo quindi verso questo reggente esoterico del segno Acquario che è Giove, ma non è il Giove dell'abbondanza materiale, ma è il Giove del secondo raggio che rappresenta l'amore e la saggezza. Giove sussurra l'anima, la tua libertà è inutile se non è condivisa. Mentre Plutone scava nell'ombra, Giove esoterico espande il cuore per contenere il dolore dell'umanità e trasformarlo in servizio. Qui l'Aquario diventa il portatore d'acqua, colui che versa le acque della vita per i fratelli. A 4 gradi Giove ci chiede: sei pronto a diventare un maestro in un mondo di macchine? Ma c'è un ponte proprio ben preciso con Saturno e Nettuno, ovvero c'è questo grande cambiamento. Ho fatto il video proprio di Saturno e Nettuno con il terzo raggio in azione per chi vuole diventare un po' consapevole, quindi un cambiamento della nuova era. E qui la visione di Giove, diciamo esoterico nel segno dell'Acquario, e l'elettricità di Urano, proprio come lavoro, hanno bisogno di una terra dove atterrare. E qui, come vi ho spiegato nel video su Saturno e Nettuno in Ariete, entra in gioco, entra nel campo il terzo raggio dell'intelligenza attiva. L'amore della nuova era non è un sentimento mieloso, è un atto di intelligenza saturnina, perché Saturno in Ariete è l'architetto che usa il fuoco per forgiare delle nuove leggi, mentre Plutone a 4 gradi distrugge le fondamenta marce e Saturno in Ariete inizia a costruire le nuove pareti della città d'oro. Quindi siamo entrati proprio nel cambio proprio della nuova era dorata, un cambiamento non solo a livello personale ma a livello collettivo. E vi invito a vedere anche Saturno e Nettuno, la grande congiunzione di cui ho fatto il video, ma c'è anche un altro aspetto perché Urano, tra parentesi, lascerà definitivamente il segno del Toro per iniziare nel segno dei Gemelli verso il 26 aprile. Quindi, come possiamo vedere, c'è l'inizio e la necessità di un cambiamento a livello non solo personale, ma a livello collettivo, soprattutto se si vuole, come in un certo qual modo, non subire i cambiamenti del destino, ma cavalcare i pianeti come persone consapevoli, quindi come un segno di evoluzione spirituale proprio come per trasformare proprio nella nuova era del passaggio. Questo passaggio della nuova era è proprio sotto la direzione del maestro Saint Germain e durerà circa 2000 anni come era dorata. Questo chiaramente è solo l'inizio di una trasformazione collettiva con i giganti del destino che ci sollecitano al cambiamento, sia a livello personale che a livello collettivo. E quindi ora passeremo segno per le sfide, vedremo la chiave, la soluzione, il dialogo con la personalità e l'anima. Quindi questo video è fatto soprattutto per le persone consapevoli che desiderano trasformare la propria realtà. E ora passiamo segno per segno, passiamo per te, amico del segno dell'Ariete. Ma dov'è la sfida? Plutone scava nel settore della coscienza di gruppo, la tua 11ª casa, delle amicizie, i progetti comuni, le reti collettive. Qui la tua identità non può più essere un'isola, devi passare dal fare da solo al contribuire al noi, quindi collaborare nel sociale.
ma il dialogo attraverso la personalità di Marte, che è tu, governatore planetario, quindi qua il tuo ego grida, io devo guidare la carica. Se il gruppo non mi segue, faccio da solo. Marte ti spinge a voler dominare o a staccarti con rabbia se non sei al centro, mentre il dialogo con l'anima, che è rappresentato da Mercurio, il tuo governatore esoterico, quindi l'anima ti sussurra. La tua forza non è nel muscolo, ma nella parola che unisce. Mercurio ti insegna a mediare e a captare le idee del piano divino per offrirle agli altri. È un po' come un esempio pratico. Se senti che in ufficio o nel tuo gruppo l'aria è tesa e vorresti scappare, urlare, o perché non ti danno ragione o per qualsiasi altro motivo, fermati. Quella è la tua personalità che vuole dominare. Chiediti invece, cosa posso fare io per riportare armonia e far sentire tutti ascoltati? La soluzione qual è? Diventa l'organizzatore divino. Non guidi perché sei più forte, ma perché il tuo cuore è diventato un canale di libertà per tutti. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo qual è la sfida, la soluzione, la chiave e il dialogo tra il tuo governatore planetario, quindi la personalità, e l'anima, che è il tuo governatore esoterico. La tua parola chiave è proprio il destino pubblico. La sfida dov'è? Plutone scava nella tua realizzazione nel mondo, è il settore dove il tuo valore interiore deve diventare un servizio pubblico e una missione di vita. Infatti scava nella 10ª casa ed è in aspetto dissonante di quadratura al tuo sole, quindi una sfida molto pesante. Devi essere sicuro emotivamente per ottenere la realizzazione del tuo successo professionale, quindi essere stabili proprio emotivamente. E ora passiamo al dialogo della personalità. La tua governatrice planetaria, che è Venere, e il tuo ego ti dice: ho bisogno di sicurezza, titoli e stabilità, ho paura di perdere ciò che ho costruito, oppure il mio prestigio. Venere ti spinge a trattenere la forma materiale, ma è Vulcano, tuo governatore esoterico, il fabbro degli dei, perché l'anima usa il fuoco di Plutone per forgiarti e il tuo governatore esoterico, quindi l'anima, ti dice: non sei proprietario del tuo successo, sei un amministratore di risorse divine. Lascia che la vecchia forma crolli per liberare l'essenza. È un po' come un esempio pratico. Se sul lavoro senti che una vecchia posizione o un incarico sta vacillando, tu vai nel panico per lo stipendio o il ruolo. Respira e afferma: quella è la tua personalità legata alla materia. Chiediti: quale mio talento posso offrire oggi che non dipenda da un ufficio o da un titolo, ma che aiuti concretamente gli altri? La soluzione è: trasforma il lavoro in un ordine cerimoniale. Quando gestisci le tue capacità per il bene comune, la tua abbondanza diventa spirituale e inesauribile. E ora passiamo per te, amico del segno dei Gemelli. Plutone, la parola chiave è la sapienza. Plutone scava proprio nella tua mente superiore, quindi nella nona casa, è un bellissimo trigono al tuo sole, è la casa dell'espansione mentale, degli studi superiori, ma anche della sacralità, quindi la mente superiore. Devi passare dalle 1000 opinioni e dal dubbio costante alla verità del cuore, che diventa saggezza, quindi una ricerca della tua verità personale. Ma passiamo al dialogo della personalità. Mercurio, tuo governatore planetario,
ti dice il tuo ego è agitato, devo sapere tutto, devo fare un altro corso, devo conoscere tutto con la logica e Mercurio ti spinge a cercare risposte fuori, accumulando dati senza sosta. Ma Venere, tua governatrice planetaria, quindi l'anima che rappresenta l'anima, che ti invita al silenzio. Smetti di cercare dati, inizia a sentire la vibrazione della verità, la tua verità. La mente deve diventare un tempio di bellezza, amore e saggezza. Come un piccolo esempio pratico, se passi a scorrere video o post sentendoti confuso o insoddisfatto, quella è la tua personalità che cerca risposte all'esterno. Chiudi tutto, resta nel silenzio e chiediti qual è l'unica verità che sento risuonare nel mio cuore in questo momento, oltre a tutte le altre chiacchiere? Qual è la soluzione? Diventa un iniziatore. Smetti di essere un informatore e comunica con amore e saggezza per risvegliare le coscienze. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vedremo qual è la sfida di Plutone, la soluzione, il dialogo tra la personalità e l'anima attraverso i governatori. La tua parola chiave è la rinascita. La sfida infatti è legata all'ottava casa della morte e della trasformazione e Plutone scava proprio nel settore della trasformazione profonda e dei legami invisibili. Qui devi abbandonare il guscio protettivo per rinascere nello spirito. Morte e trasformazione come un'araba fenice che risorge proprio dalle proprie ceneri. Ma passiamo al dialogo della personalità che è rappresentata dalla Luna, tua governatrice planetaria. Il tuo ego trema, voglio protezione, voglio tornare al passato, ho paura di essere ferito se mi apro. La Luna ti spinge a nasconderti e ad aggrapparti alle vecchie ferite familiari, mentre il dialogo con l'anima è rappresentato da Nettuno che è tuo governatore esoterico. L'anima ti chiama all'oceano. Non sei una vittima del passato, sei un guaritore. Sciogli la tua corazza nell'empatia universale. È come un piccolo esempio pratico, se ti senti ferito da un comportamento di una persona cara e vorresti chiuderti in un silenzio, diciamo, punitivo o piangere nel tuo guscio, quella è la tua personalità, bambina. Chiediti invece come posso usare questa mia sensibilità per capire il dolore dell'altro invece di difendere solo il mio. Qual è la soluzione? Diventa un alchimista del cuore. Accetta la morte dell'ego per diventare la sorgente che nutre e rigenera l'umanità intera. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo la sfida che ti lancia Plutone, vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima e la soluzione. Plutone, la tua parola chiave sono le relazioni d'anima. Infatti la sfida, Plutone scava nel settore dell'altro, quindi nella settima casa, il settore opposto al tuo sole, delle relazioni, il matrimonio, le partnership e le alleanze. Quindi sei un po', diciamo, lo specchio degli altri, di chi incontri, frequenti o di chi ami o con chi sei alleato. Devi passare dal bisogno di essere il protagonista assoluto all'incontro tra anime che collaborano. Questa è la sfida che ti lancia Plutone. Mentre passiamo al dialogo della personalità che è rappresentato dal Sole planetario che è tuo governatore planetario. Il tuo ego vuole il palco, io sono il re, gli altri devono riconoscere quanto sono speciali, quanto sono speciale e seguirmi. Il Sole della personalità ti spinge a dominare il partner o a cercare solo applausi, mentre l'anima che è rappresentato dal
sempre dal sole, ma il grande cuore dell'essenza proprio del grande sole centrale che dove l'anima ti ricorda non sei qui per essere ammirato, ma per amare. Il tuo cuore è un sole che deve scaldare il cammino altrui, non accecare chi ti sta attorno. È come un esempio pratico. Se in una relazione ti senti trascurato e reagisci con orgoglio o cercando attenzioni altrove per dispetto, quella è la tua personalità che cerca conferme, è una maschera dell'ego, in poche parole. Chiediti invece come posso illuminare la bellezza della persona che ho accanto e farla splendere al mio fianco. E questo deve diventare non solo per il partner, ma per tutte le persone che ti seguono, perché in realtà tu sei proprio il re e sei come un faro che illumina il cammino di chi ti segue. La soluzione è diventare il custode della luce altrui. La tua autorità diventa divina quando aiuti gli altri a trovare il proprio potere interiore. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo la sfida che ti lancia Plutone, vedremo il dialogo tra la personalità, ovvero attraverso il governatore planetario, e il dialogo dell'anima. Un piccolo esempio pratico e la soluzione. Amico della Vergine, la tua parola chiave è il servizio sacro, perché Plutone ti lancia la sfida nella casa della quotidianità. Quindi Plutone scava nel quotidiano e nel rapporto anche con il benessere psicofisico e mentale, emotivo del tuo corpo, nel lavoro quotidiano, quindi nella giornata che diciamo trascorri. Questi sono i disagi che bisogna superare perché devi passare dal perfezionismo critico alla cura amorevole che guarisce la materia. Quindi ogni atto, piccolo gesto quotidiano nella tua giornata deve diventare il sacro, non fare per dovere o per ribellione, ma farlo con amore. E il dialogo della personalità attraverso il tuo governatore planetario, che è Mercurio, ti dice il tuo ego è ansioso, nulla è mai perfetto, devo controllare ogni dettaglio o tutto fallirà. Mercurio ti spinge alla critica incessante verso te stesso, dove sei molto severo, ma anche verso gli errori degli altri, quindi una certa impazienza. Mentre la tua anima, che è rappresentata dalla governatrice esoterica, proprio la luna, l'anima ti sussurra, il tuo corpo è un tempio, ogni tuo gesto può diventare un rito sacro, non cercare il difetto, ma nutri la vita che c'è in ogni cosa. È un po' come un esempio pratico. Se sei ossessionato da un piccolo errore che hai commesso o da un'imperfezione e ti senti sbagliato o inutile, quella è la tua personalità ansiosa, ovvero l'ansia è proprio il tiranno che ti induce o a vivere nel passato o a vivere l'ansia con la preoccupazione del futuro. Quindi fermati, ancorati con un respiro e chiediti, in questo momento, come posso portare amore e ordine in questa situazione invece di cercare cosa non va? Nel silenzio del tuo tempio, al centro del tuo cuore, che è la coscienza cristica, trovi la soluzione attraverso l'intuizione. E la soluzione qual è? È di diventare un guaritore della materia. Quando servi con umiltà e senza giudizio, che può rappresentare a volte, diciamo, un'utopia da raggiungere, ma è fattibile dietro un percorso di crescita proprio personale. Quindi ogni tua azione quotidiana trasforma il caos in luce divina. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo qual è la tua parola chiave, la tua sfida che ti lancia Plutone.
vedremo il dialogo tra i governatori attraverso la personalità e il dialogo dell'anima. La tua parola chiave, amico della bilancia, è la creazione consapevole. Plutone infatti ti lancia la sfida dalla tua quinta casa, un bellissimo trigono al tuo sole, quindi sei facilitata, ma non è mai una passeggiata. Plutone scava nel settore della creatività e nell'espressione dell'io. Devi passare dal piacere agli altri al creare della verità, quindi alla gestione dei sentimenti, a stare molto più attento a quello di cui tu hai bisogno, senza aspettare le conferme anche dagli altri. Quindi se hai qualche talento, hobby, migliorare la gestione dei sentimenti, perché la quinta casa rappresenta anche la gestione dell'amore romantico, dei figli, se si hanno, oltre che la creatività. E ora passiamo al dialogo della personalità e l'anima. La personalità è rappresentata da Venere, che è tua governatrice planetaria. Il tuo ego quindi cerca l'armonia di facciata. Voglio che tutti mi trovino gentile e piacevole. Ho paura di mostrare la mia vera forza perché potrei rompere l'equilibrio. E qui c'è una piccola parentesi perché Venere è vero che è la tua governatrice planetaria, ma in astrologia è anche l'esaltazione di Saturno. Quindi qua anche i tuoi pensieri possono diventare una certa cristallizzazione. Quindi prestare particolarmente attenzione. Mentre l'anima che è rappresentata da Urano, che è il tuo governatore esoterico, e l'anima ti scuote e ti dice smetti di compiacere, sii autentico, usa il tuo potere creativo per riorganizzare il mondo secondo le leggi della luce, anche se questo rompe i vecchi schemi. È un po' un esempio pratico. Se hai un progetto o un'idea originale, ma non la esponi per paura del giudizio altrui o perché temi di disturbare qualcuno, quella è la tua personalità che cerca un'armonia vuota. Chiediti, cosa creerebbe la mia anima oggi se la mia unica missione fosse dire la verità? La soluzione qual è? Diventa un costruttore del nuovo. Quando crei per amore della verità, le tue opere diventano magneti di trasformazione per tutti. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo la sfida che ti lancia Saturno attraverso la manifestazione delle case. Vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima e poi un piccolo esempio pratico e la soluzione. La tua parola chiave, amico dello Scorpione, sono le radici e il karma. Plutone infatti scava nelle tue fondamenta psicologiche e familiari e dalla quarta casa, quindi anche la sicurezza emotiva è in aspetto dissonante di quadratura al tuo sole, quindi di certo non è una passeggiata. Devi passare dalla difesa dei traumi alla redenzione del passato, sciogliere il clan familiare, quindi quelle ferite che ti ancorano proprio ancora al passato, magari di cui hai magari una certa frustrazione, quindi devi lasciare andare, eliminare proprio queste tossine per essere proprio libero e raggiungere la sicurezza emotiva. Passiamo del dialogo dalla personalità che hai come governatore planetario è Marte, ma abbiamo una doppietta di Marte, quindi sia come governatore planetario che come governatore esoterico, ma c'è un filo conduttore molto più sottile nel governatore esoterico per l'anima. Marte, come governatore della personalità, il tuo ego reagisce con sospetto. Il passato mi ha ferito, devo proteggermi e non fidarmi. Le mie radici sono un fardello scuro da nascondere, mentre la parte più, diciamo, spirituale, che è sempre Marte, ma con l'aggiunta di un quarto raggio di manifestazione, che è l'intelligenza creativa, capace di trovare l'armonia risolvendo i conflitti. Quindi un livello spirituale, diciamo, abbastanza alto attraverso questa intelligenza creativa.
e l'anima ti ordina, porta la luce nelle tue cantine interiori, sconfiggi l'illusione del dolore ereditato, perdona te stesso o la tua stirpe per essere finalmente libero. Attenzione che perdonare non significa accettare tutto quello che ci viene imposto, ma significa essere liberi proprio spiritualmente, quindi lasciare andare, ripulire le vecchie tossine per trasformare la propria realtà quotidiana. È un po' come un esempio pratico. Se senti riaffiorare un vecchio rancore verso un familiare e senti che ti toglie energia, perché ci sono proprio anche dei vampiri energetici a volte che succhiano e vanno trovando la preda, ma ricorda che quella è la tua personalità guerriera che vuole ancora combattere vecchie battaglie. Chiediti quale parte di questa storia posso benedire e lasciare andare oggi per costruire finalmente la mia casa nella luce. In questa maniera sentirai proprio un profondo sollievo nel lasciare andare tutte quelle cose inutili che non ti servono più e procedere verso una nuova trasformazione di vita e una nuova trasformazione della realtà. La soluzione qual è? Diventa il redentore della stirpe. Sconfiggendo l'ombra dentro casa tua diventi un guerriero di luce capace di costruire fondamenta indistruttibili. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo qual è la sfida che ti lancia. Plutone, in quale casa manifesta la sua energia, vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima attraverso i governatori, diciamo, planetari ed esoterici. Un piccolo esempio pratico e la soluzione. Amico del Sagittario, la tua parola chiave è il verbo. Plutone scava nella comunicazione, nel pensiero concreto, nella terza casa, in un bellissimo sestile al tuo sole. È la casa degli spostamenti brevi, dei rapporti con fratelli e sorelle, i parenti acquisiti e i vicini. E quindi devi passare dalla fuga degli ideali lontani alla presenza sacra della realtà. Passiamo al dialogo attraverso la personalità, attraverso Giove, che è tuo governatore, diciamo, planetario, e il tuo ego vuole scappare. La realtà quotidiana è banale. Io appartengo a mete più grandi. Ti può spingere al fanatismo o alla distrazione, parlando di verità che però non pratichi, mentre l'anima ti sussurra che proprio la Terra ti chiede di ancorarti come tua governatrice planetaria, esoterica, l'anima ti chiede radicamento. Ogni tua parola deve corrispondere a un'azione. Smetti di guardare l'orizzonte e impara a benedire il suolo dove cammini. È un po' come un esempio pratico. Se mentre qualcuno ti parla, tu stai già pensando a cosa dire dopo, a un grande concetto, ignorando la persona di fronte a te. Quella è la tua personalità che scappa. Chiediti come posso portare la mia presenza spirituale totale proprio in questa piccola conversazione presente? La soluzione qual è? Diventa un messaggero di verità pratica. Quando incarni il tuo credo nella vita di ogni giorno, diventi un faro concreto per l'umanità. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo qual è la sfida che ti lancia Plutone e vedremo un attimino il dialogo tra la personalità e l'anima. Plutone scava proprio nella tua seconda casa dei valori, la sostanza come parola chiave. E Plutone scava proprio oltre nei rapporti con la materia. Devi passare dal possesso per paura alla gestione per amare. Il dialogo
della personalità attraverso Saturno, che è tuo governatore planetario, ma è anche tuo governatore esoterico, con la piccola differenza di vibrazioni più sottili. E abbiamo una doppietta di Saturno. La tua Saturno personalità ci dice che il tuo ego ha paura della mancanza, devi accumulare e controllare tutto e tutti, altrimenti resterò senza nulla. Ti spinge al rigore e alla contrazione economica, mentre l'anima Saturno, sempre come tuo governatore esoterico, ha una vibrazione più sottile, l'anima ti rassicura, la tua ricchezza e la tua integrità interiore. Sei il custode della sostanza divina sulla terra, usa la materia per servire il piano. Come un piccolo esempio pratico, se senti un'ansia troppo forte per una spesa o per il futuro economico, questo magari ti rende rigido e severo con te stesso, ma quella è la tua personalità che teme la scarsità. Fermati e chiediti quali sono le immense risorse di saggezza e creatività che ho a disposizione per generare valore per gli altri? La soluzione diventa un amministratore della nuova era. Quando usi la tua capacità di strutturare per creare benessere collettivo, la tua sicurezza diventa divina e incrollabile. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario, che vedremo dove Plutone lancia la sua sfida, vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima attraverso i governatori, un piccolo esempio pratico e vedremo qual è la soluzione. La tua parola chiave, amico dell'Acquario, è l'uomo nuovo. Plutone scava direttamente nella tua identità profonda, quindi la prima casa, la tua immagine che tu rimandi al mondo, è la morte dell'io separato e ribelle per la nascita dell'individuo universale. Quindi è una bella sfida, non trovi? Passiamo al dialogo tra la personalità, che è rappresentato proprio da Urano, tuo governatore planetario, ma in questo caso rappresenta la personalità. Il tuo ego è elettrico, è un po' come se tu pensassi io sono diverso, speciale e voglio restare solo nella mia originalità. Tutto questo ti spinge all'isolamento o a una ribellione fine a se stessa, mentre è Giove, tuo governatore esoterico, che rappresenta il dialogo dell'anima. L'anima ti abbraccia, la tua diversità è un ponte, non un muro. Smetti di essere un ribelle solitario e diventa un servitore amorevole. La tua libertà è nel noi, è un po' come un esempio pratico. Se ti senti alienato e pensi nessuno mi capisce, sono troppo avanti per questo mondo, questo, quella è la personalità che si isola per difendersi. Chiediti invece, come posso usare la mia visione unica per includere e aiutare anche chi fa fatica a capire il cambiamento? La soluzione è incarna il servitore mondiale. Sei l'uomo nuovo che non vive più per il proprio ego, ma diventa una sorgente di vita e amore per l'intero collettivo. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Chiudiamo il cerchio zodiacale. Vedremo dove Plutone ti lancia la sfida, il dialogo tra la personalità e l'anima, un piccolo esempio pratico e poi la soluzione. La parola chiave per te, amico del pesci, è il trionfo dello spirito. Plutone manifesta la sua energia nella 12ª casa, quindi nella zona dell'inconscio, lavora un po' dietro le quinte e Plutone scava proprio nel settore dell'inconscio e del sacrificio dell'ego. Devi passare dal sentirti vittima al sentirti uno con il tutto. Quindi qui serve molto anche, diciamo, il discernimento,
non devi servire tutto ad essere un po' la croce rossina e poi sentirti vittima, ma devi usare il discernimento per chi merita e per chi no. Imparare proprio questa sottile differenza. Passiamo al dialogo della personalità che in questo caso è rappresentato da Nettuno, che è tuo governatore planetario, e il tuo ego qui si sente smarrito. Il mondo è troppo crudele, voglio fuggire e essere salvato. Tutto questo ti spinge alla confusione, al vittimismo o a sensi di colpa universali. Ma il dialogo dell'anima, che è rappresentato da Plutone esoterico, e qui scava come un alchimista, dove l'anima ti ordina: distruggi l'ultima illusione, quella di essere separata da Dio. Tu sei l'oceano intero, muori al piccolo per rinascere nella presenza assoluta. È un po' come un esempio pratico. Se ti senti schiacciato dal dolore del mondo e vorresti solo sparire o rifugiarti in una fuga spirituale distaccata, quella è la personalità confusa. Chiediti invece: se seguo questo silenzio, posso sentire che io e la sorgente siamo uno e che la mia pace interiore è la medicina per il mondo? Qual è la soluzione? Diventa un salvatore del mondo, prima chiaramente salvando te stesso. Quando lasci andare l'ultimo pezzetto di ego, diventi colui che ancora la pace universale alla terra attraverso la pura presenza. Abbiamo attraversato i 12 laboratori dello zodiaco. Abbiamo sentito il dialogo tra la personalità e l'anima. Plutone al quarto grado non lascia scuse. Il tempo di aspettare che il mondo cambi è finito. Ora tocca a noi diventare il cambiamento che Urano e Giove stanno orchestrando insieme ai giganti del destino, che ripeto ancora: Saturno e Nettuno in Ariete, e Urano farà il grande balzo il 26 aprile entrando nel segno dei Gemelli. E cosa vi chiedo ora? Riconoscete la vostra sfida? Scrivete nei commenti in quale casa sta scavando il vostro Plutone e quale morte state affrontando. Nominare la sfida è il primo passo per dominarla. Unitevi alla rete. Se sentite che queste parole hanno risvegliato una frequenza dentro di voi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Non è per i numeri, è per creare un campo magnetico di persone consapevoli che parlano lo stesso linguaggio dell'anima. Condividete la luce, mandate questo video a quel guerriero o a quel cercatore che sapete essere in crisi. Potrebbe essere il Mercurio che porta loro il messaggio di cui hanno bisogno per rialzarsi. Ricordate, la materia resiste, ma lo spirito trionfa sempre. Ci rivediamo nel prossimo spazio di luce. Siate il messaggio. Un abbraccio stellare a tutti da Caterina. A presto e al prossimo video.